Ciao a tutti! Oggi vediamo come fare un risottino con la luganega e il vino nero di Troia. Ingredienti: un paio di cipolle, mezzo chilo di luganega, poi il vino, logicamente, un buon riso Vianone nano, io uso la polverina, che vabbè, e 300 grammi di riso. Per comodità io ho già tolto il budello e spappolata bene la luganega, onde evitare inutile video. Poi l'olio, molto buono, la cipolla già tritata e 2 bicchieri di vino. E poi aggiungeremo il terzo in cottura. Eccoci qua che iniziamo. Prendo l'olio, lo metto nella padella già calda. Dopodiché ci aggiungiamo la cipolla, che va un po' a volontà. Io ne ho messo un paio che una volta cotta il gusto è veramente minimo, si percepisce molto molto poco. La facciamo rosolare bene, ci aggiungiamo un po' di insaporitore per dargli quel tocco in più. Una volta che la cipolla è rosolata bene, andremo ad aggiungere la luganega. Dai, mettila dentro la pentola, su. Ok. Ora amalgamiamo il tutto come si deve, facendola anch'essa rosolare. Ci aggiungiamo i 2 bicchieri di vino, il primo, e adesso ci mettiamo il secondo. Mescoliamo molto bene. Io utilizzo questo metodo per, diciamo, spezzare e diminuire un pochino il formato di questa luganeghetta, perché alla fine è sempre un insaccato e una volta tolta dall'insaccato ci mette un pochino. Ora la sposto nel fuoco più piccolino e la lascerò andare circa per un'ora, un'ora e mezza, sempre ogni 10 minuti dandogli una bella mescolatina. Adesso ho rispostato la pentola al centro e il risultato è questo. Che bontà, mamma mia. Giusta anche se qualcuno ha la fortuna di avere un pezzettino di pane, gliela mette sopra qualche chicchino di luganega così cotto che è la fine del mondo. Adesso aggiungiamo il riso, come avevo detto all'inizio 300 grammi, e per un paio di minuti, prima di aggiungere l'acqua, lo rosoliamo molto bene, continuando a mescolare. Ora aggiungeremo il terzo bicchiere finché stiamo cucinando il riso. Così nel cuocersi assorbirà, anche se non sarà sfumato e quindi avrà quel mini retrogusto di alcol, ma a fine cottura comunque la percezione sarà veramente minima, perché ricordiamoci che
almeno io dopo centinaia e centinaia di risotti che ho fatto in vita mia, e ho sempre usato il vialone nano, più o meno 30 secondi in più o 30 in meno, la cottura è di 18 minuti per avere un buon riso al dente. Poi c'è chi lo preferisce molto più cotto, ma è un pochino più da, mettiamola così, un po' una cosetta più da anziani, perché il chicco deve avere la sua consistenza, altrimenti, cioè, tanto vale. Continuiamo a mescolare in questi 18 minuti aggiungendo l'acqua. Io, che purtroppo non l'ho messo in questo spezzone di video, ho aggiunto un altro cucchiaino di insaporitore, perché la possibilità di fare il brodo non ce l'ho, no, è troppo impegnativo in questo momento, e quindi utilizzo la maggior parte delle volte l'insaporitore. Altrimenti poi anche il video sarebbe molto lungo sul spiegare come fare il brodo vegetale, no, questo, quello, vabbè, andiamo oltre. Ecco, continuiamo a mescolare, e appena vediamo che il riso assorbe l'acqua che gli aggiungiamo, ne andiamo ad aggiungere sempre un pochino, in modo da mantenerlo sempre in crescita, che vada verso la cottura. Solitamente io mi fermo più o meno al 12° 14° minuto, non metto più nulla di acqua, che aggiungo sempre a poco alla volta, proprio per non andare a fare poi il brodino di riso. Ecco, vediamo l'impiattamento in questo momento. Avrei potuto fare uno zoom maggiore, perché posso solo dirvi che ha quel colorito, e il profumo purtroppo la tecnologia non ci permette di condividerlo, ma vi posso garantire che è una cosa eccezionale. Eccolo qua. Ok, io mi siedo allora a mangiare sto buon risottino. Spero che il video ti sia piaciuto. Se hai voglia, iscriviti al canale, altrimenti pace e amen, non succede nulla, e tante care cose.